Ripassa il piano, concentrati, entri, un colpo alla testa e fra 10 minuti sarà tutto finito. La luce è accesa. Se il Vincent che conosci tu a quest'ora sarà sul divano, con una birra ghiacciata tra le mani. Chissà perché il capo lo vuole morto. Ora basta pensieri. Entra e fai il tuo dovere. Passo il tempo a difendermi dagli agguati degli uomini di Lombardi. Vi devo dei soldi, tanti, e ha giurato a se stesso che mi avrebbe fatto fuori se non avessi pagato fino all'ultimo centesimo. Non l'ho fatto. E ora il denaro non conta più. Conta solo l'orgoglio e l'onore. Non lo biasimo, ma cerco di rendergli la vita difficile per quanto mi è possibile. Da quanto ne so, il mondo appartiene a Lombardi, perlomeno il mondo che conosco io. Anche Maria gli apparteneva. Un ultimo colpo e sarà tutto finito.
Sì, Caro Vincent, come va? non mi lamento. Spero ti sia divertito l'altra sera alla festa a casa del signor Lombardi. L'ho visto pochi minuti fa e mi ha chiesto di scusarmi per lui. Sa di non aver dedicato molto tempo a te e ai ragazzi. Aveva faccende importanti da discutere con il sindaco e non ha proprio potuto liberarsi. Questioni politiche ti annoieresti ad ascoltare. Capisco. Tornando a cose più interessanti per te. Ho un buon incarico a Madrid per mercoledì. Il solito lavoro pulito alla Vincent. Vi raccomando. Ti rivoglio qui il giorno stesso. È già tutto organizzato. Nessun problema per Madrid, ma dovrò passare da Roma per affari e non sarò di ritorno qui prima di Giovedì. Roma? Non mi sembra che la compagnia abbia a fare a Roma in questo momento. Sono affari personali. E da quando in qua i nostri uomini sono sul mercato? Non ti bastano i soldi che ti dà Lombardi? Hai bisogno di un aumento? Vincent, rischi di diventare un cattivo esempio per i ragazzi. Stanne fuori, Goran. Non ti riguarda. Ascoltami bene, figlio di puttana. Tu lavori per Lombardi e a lui non frega un cazzo dei tuoi affari personali. Se non ti presenti qui mercoledì, fare meglio a non tornare più. Ah, dimenticavo. Un tuo amico mi ha raccontato una bella storia. Credo ti farebbe piacere sentirla. La favola del killer della puttana. La conosci? Credo proprio di sì. Tu sai come la pensa il capo quando qualcuno si prende qualcosa di suo senza chiedere il permesso e soprattutto senza pagarla. E sai che fine fa, vero? Maria è la sua ragazza migliore. Non avrà mica pensato di prendertela così, senza che facesse niente. Quello che è suo per sempre. A meno che non voglia venderlo, perché non lo interessa più. Ora, nel tuo caso, farò un'eccezione soltanto perché ho speso una buona parola per te. Per cui anche a Roma lavorerai per Lombardi. Porta qui il compenso mercoledì sera. Spero sia sufficiente almeno a coprire le spese. Ah, Vincent, un'ultima cosa. Guardati le spalle dei tuoi amici. Non sono fidati come pensi. Ti saluto. A Roma fu un disastro. Doveva essere un lavoro veloce, ma mi trovai dentro una storia che non mi apparteneva e non riuscii a ricavarne nulla. Di chi si tratta? Non ha importanza, le basti sapere che intralcia i nostri affari. Se c'è una cosa che non sopporto sono i traditori. Lei crede di aver capito tutto, non è Ha vero? ucciso una persona che voleva Ma la morire. verità è un'altra. Non dovrebbe fare tanta differenza per uno come lei. Vincent, ultimamente sei diventato poco affidabile, lo sai? E anche poco rispettoso. Se comincia a mancarci di rispetto, anche gli altri si sentiranno in dovere di farlo, non credi? E noi non possiamo permetterlo. Sei d'accordo, Vincent? Puoi dire a Lombardi che pagherò il mio debito. Mi dispiace, ma permettimi di dubitarne. Ho saputo com'è finita a Roma. E so che non hai nemmeno un centesimo in tasca. Allora, Vincent, Cosa dovrei fare con te? Troverò il modo di dargli ciò che chiede, Goran. mi piacerebbe restare al telefono ad ascoltare tutti i tuoi buoni propositi, ma come puoi immaginare, ho affari più importanti da sbrigare. Mi spiace, Vincent, ma non possiamo più considerarti dalla nostra parte. Da oggi diventi un nemico e dovremo comportarci di conseguenza. Te l'ho già detto una volta e te lo ripeto. Guardati le spalle dagli amici. Te li potresti ritrovare con la pistola puntata dritta sulla schiena. Ora ti saluto, Vincent. È stato un piacere conoscerti.
Hai ancora la cresta sui soldi di Lombardi? Come pensi che possa permettermi una macchina come quella? Già, Credo che il bastardo lo sappia. Però, finché continuo a fargli fare una barca di soldi, mi lascerà perdere. A te come va? non mi lamento. Ho saputo che ultimamente hai avuto qualche problema. L'ho saputo anch'io. E sai anche della taglia? Quale taglia? Ho ascoltato una conversazione tra Lombardi e Goran. Il capo ha intenzione di mettere una grossa somma di denaro sulla tua testa. Farà gola a molti. I primi a darti la caccia saranno gli uomini di Goran, i tuoi ex compagni. Questo lo sai, vero? Ecco perché ultimamente mi fischiano spesso le orecchie. Ogni minuto che passo qui con te aumenta il rischio di finire sul libro nero di Lombardi. Perché mi hai chiamato, Vince? Non voglio metterti nei casini con quel figlio di puttana. Ho bisogno di un nascondiglio sicuro per Maria. E tu sei l'unico di cui possa fidarmi. Non mi stai chiedendo una cosa da poco. Per una cosa del genere potrei finire in fondo a questo mare putrido. Vediamo. Forse ho trovato. La settimana scorsa ho comprato per la compagnia una villa. È in California ed è ancora da ristrutturare. Passeranno mesi prima che Lombardi ci metterà a piede. A nessuno verrà in mente di cercarla là. Anzi, vacci anche tu in California. Così prendi un po' di sole, che ti vedo palliduccio. È urgente. Di quanto tempo hai bisogno? Dammi un'ora. Ti porto le chiavi e tutte le informazioni necessarie. È inutile che te lo dica. Se si sei in giro sono morto. Vincent, se fai tutto questo per una donna, deve valerne la pena, vero? Che succede? Mi dispiace di averti svegliato, Maria, ma è bene che tu parta. A distanza di 3 mesi siamo nuovamente qui a Ponte Testaccio a Roma per raccontarvi l'ennesimo capitolo di quello che sembra una storia senza fine. Ricorderete che 3 settimane fa in un seminterrato nel quartiere Prenestino vennero ritrovati in evidente stato di decomposizione i corpi di 2 uomini. Ebbene, è di oggi la notizia che i 2, di cui non sono state ancora rese note le generalità, sarebbero gli esecutori materiali dell'agguato mortale avvenuto lo scorso anno qui a Ponte Testaccio nei confronti dell'avvocato Stefano Martini, agguato nel corso del quale perse la vita anche il figlio Marco di 4 anni. Un episodio, lo ricorderete, che scosse l'opinione pubblica. Sempre in questo luogo 3 mesi fa fu uccisa Sonia Innocenti, moglie dell'avvocato Stefano Martini, raggiunta da un colpo di fucile sparato da una palazzina qui di fronte. A distanza di 3 mesi l'omicidio della donna è ancora senza colpevole. Oggi infine la notizia che lega il macabro ritrovamento nel seminterrato del Prenestino agli episodi di Ponte Testaccio. Altri 2 morti frutto probabilmente dell'ennesimo atto di vendetta di una faida che non sembra voler finire. More than I can hold in my hand, running through the gaps like water, aching with a passion inside, deep as the river
the same now. We freeze wherever. Signor Lombardi dovrà trovare un nuovo ministro delle finanze. Quello attuale si è dimesso. One dream all around us. This big hush infects us all. Holding up an animal fear, soaking up the waves underwater. Tune to music no one can hear. Forever in this half-light. Di chi si tratta? Non ha importanza, le basti sapere che intralcia i nostri affari. Lei crede di aver capito tutto, non è vero? Ma la verità è un'altra. Dopo la scomparsa del marito e del figlio, aveva deciso di suicidarsi. Mi chiese di assumere un professionista perché non aveva il coraggio di farlo da solo. Per questo è stato scelto lei. La signora non sapeva né quando né dove sarebbe accaduto. Deve essere stata una sorpresa ed anche una liberazione vederla con il fucile puntato. Ha ucciso una persona che voleva morire. Non dovrebbe fare tanta differenza per uno come lei.
Faccio questo lavoro da troppi anni per non sapere che non è più una questione di vita o di morte. Ormai è solo la morte che entra in gioco. È come un'ombra che cammina alle tue spalle e ogni giorno può essere quello buono per portarti con sé. Ma anche se lo sai, quando arriva quel momento, non sei mai all'altezza della situazione. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and 1,000 violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own, would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my